Il vero miracolo della vita. Miliardi di anni fa il mondo era occupato solo di esseri quali microbi e virus, poi, piano piano, si sono formate le cellule e i primi piccolissimi esseri viventi come una formica, poi dopo altri milioni di anni apparve un piccolo invertebrato, poi un piccolo vertebrato per poi apparire animali sempre più complessi sino all'essere umano. Perché l'universo ha impiegato miliardi di anni di evoluzione di enormi energie per arrivare all'uomo. Perché? L'evoluzione del corpo materico è supporto allo sviluppo del cervello, strumento per essere al servizio della mente. E la mente è l'organo che consente di relazionare col mondo esterno, più è complesso il cervello e più lo sono i sensi che le sono concessi a raccogliere informazioni che la mente gestirà. Il cervello è il computer, la mente è l'operatore che lo usa, la coscienza è il datore di lavoro che stabilisce cosa cercare. Questo complesso e meraviglioso processo non è fine a se stesso ma ad un più nobile, consentire il risveglio della coscienza, ovvero che la coscienza prenda consapevolezza di sé. Se tutto è coscienza, prendere atto di esserlo significa prendere atto della realtà, relativa quanto assoluta. La mente raccoglie ed elabora informazioni ma è la coscienza poi che le soppesa e le gestisce. In questo senso l'evoluzione della vita è la manifestazione universale, l'unica e direzione verso della materia sale e ossia il risveglio della coscienza, che è una presa di consapevolezza dell'essere di se stesso. In questo senso la materia è come uno specchio che riflette l'immagine di chi non potrebbe diversamente osservare se stesso. Può l'occhio vedere se stesso? Ovviamente no. Ha bisogno di uno specchio per farlo, così la coscienza. Questo è il grande meraviglioso miracolo, ma se vogliamo anche lo scopo della vita, a cui siamo chiamati a testimoniare.